crescita è fondamentale e noi abbiamo naturalmente la necessità in questo senso, per quanto riguarda la parte logistica, di aumentare l'interconnessione con l'alta velocità. Noi in questo momento dovrà essere un obiettivo del territorio, cioè quello di aumentare il numero di alta velocità che si fermano a Parma, questo per aumentare e essere pronti su un mezzo di importanza nazionale. Bisogna continuare a credere nell'aeroporto perché è l'unica possibilità di porta verso il concetto internazionale del settore congressuale e dall'altra parte bisogna aumentare quello che è la capacità di collegamento e di servizio fra la città e alcuni centri congressuali, principalmente le fiere di Parma dove c'è il Palacassa. La nostra strategia è stata in questi anni, visto che era una destinazione che non era conosciuta 10 anni fa, la nostra è stata quella di proporci principalmente nel contesto sui PCO e sulle DMC a livello nazionale e internazionale, attraverso la creazione di tutta una serie di momenti di contatto fra le fiere, workshop o anche organizzazione di manifestazioni in loco, ne abbiamo fatte diverse in questi anni, circa una decina fra Roma, Milano, Firenze e Torino, per portare la nostra destinazione per farla conoscere. Oltre a una serie di educational in cui abbiamo portato gli operatori qua per far vedere il prodotto, perché è un prodotto che quando è visto è valutato, e tanti convegni sono arrivati dopo una serie di education in cui la gente ha capito le potenzialità della destinazione. E anche in parte la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali. Diciamo che però la cosa è anche in questo caso poi gli operatori che abbiamo trovato e contattato abbiamo cercato poi di portarli in loco per far vedere il territorio. Questo perché è difficile raccontare, è più facile far vedere e in questo caso il nostro prodotto congressuale a Parma, se visto, è estremamente rivalutato da un punto di vista proprio organizzativo, logistico e anche di qualità. È un valore aggiunto, una struttura come la nostra di medie dimensioni ha beneficiato e continua a beneficiare dal coordinamento che la Regione Emilia-Romagna ha fatto nel settore del congressuale, anche attraverso una principale gestione del prodotto, attraverso una stretta collaborazione con gli operatori del settore. Non si è fatta una politica definita dall'alto, ma si è fatta la politica che gli operatori congressuali della Regione hanno insieme alla Regione definito. Questo ha creato un'unità di intenti, la possibilità di avere tante possibilità di contatto che la nostra associazione, che la nostra azienda va molto bene e che continuerà, speriamo nel futuro, di conseguenza con la potenzialità di creare momenti di visibilità del nostro territorio. Questa è la sfida anche per il futuro che noi chiediamo ad APT e alla Regione Emilia-Romagna, cioè di continuare comunque in una situazione di diminuzione di risorse, di credere fortemente all'interno del settore congressuale, che ricordo è un settore, il mais, che ha un valore pro capite di spesa sul territorio altissimo, di conseguenza ha una potenzialità economica non soltanto per le strutture alberghiere, per agenzie come la nostra, ma per tutto il territorio.